Buon Natale anzitutto, mister. Buon Natale a voi, a tutti i nostri sportivi e a tutti, soprattutto alle persone che soffrono. È la prima volta che il calcio italiano ha questa particolarità del giocare come si usa soprattutto in Inghilterra durante le feste e quindi vuol dire Natale allenamento. Che effetto fa? Insomma, per chi come te nel calcio da tantissimi anni è proprio una primissima volta, completamente diversa rispetto al solito. Ma secondo me è giusto giocare, perché il calcio è una delle forme di intrattenimento più amate dagli italiani. Il fatto che ci sia già tutta questa affluenza poi a vedere questa partita è la risposta. È giusto che gli italiani passino delle ore in famiglia, ma è giusto anche che facciano le cose che gli piace fare. E il calcio piace, vogliono venire anche a vedere le partite, hanno degli spazi che gli permette di fare tutte e due le cose. Il pallone è il regalo che va più di moda nei bambini nei giorni di Natale sotto l'albero e di conseguenza è giusto che noi si faccia bene anche il nostro lavoro, la nostra professione, dando poi la possibilità agli sportivi, alla gente a casa, di poter vedere calcio o in televisione rilassati con i propri familiari, oppure di andare a partecipare alle emozioni dello stadio, come hanno scelto di fare i nostri tifosi. E questo deve fare anche una riflessione ben profonda su quello che sarà poi il bisogno di rendere degli stadi vivibili per le famiglie che siano poi all'altezza della richiesta degli sportivi. Si arrabbieranno Boldi e De Sica, faranno un po' meno incasso che tutti andranno agli stadi. Senti, ma ci sono, perché insomma, giocando il cenone natalizio, il pranzo di Natale, abitudini che insomma noi italiani abbiamo e chi arriva a giocare in Italia prende subito perché sono belle abitudini. Ci sono state indicazioni particolari che avete dato ai giocatori per il pranzo o per il cenone, se c'è stato di ieri sera, oppure no, sono professionisti, sanno bene quello che devono, quello che possono fare? Nessuno ha obiettato nell'andare a giocare questa partita in questa data e quindi per loro prevale quella che è la professionalità, quello che è il loro dovere, e qui c'è implicito anche lo stare un po' attenti a quella che può essere la tentazione della classica tavola italiana imbastita per queste festività. Diciamo che ci vuole una prova di coraggio, ma che calciatori professionisti come i nostri sapranno benissimo distinguere quello che in questo giorno qui va mangiato e quello che non va mangiato, tanto lo possiamo fare 24 ore dopo senza nessun limite, ecco. La professionalità dei nostri calciatori è la cosa che mi piace più spesso rimarcare, perché ho avuto la constatazione che è così. È chiaro che poi qualcuno va anche al di là di quello che è il limite, di quello che è il recinto, però sono convinto che soprattutto in questo momento qui sapranno poi distinguere quello che va fatto e quello che no. Parliamo del Napoli, arriva 3 giorni dopo, io dico la beffa di Verona, che ha lasciato probabilmente tanta rabbia, tanta voglia di ritornare in campo subito nei ragazzi, quindi tanta energia, tanta carica che hai cercato di lavorare, di ottimizzare e indirizzare verso una grande prestazione contro i Campani. Ma la prima risposta è vedere i calciatori che sono dispiaciuti poi per quanto è successo e che vogliono rigiocare il prima possibile proprio per rimettere a posto quello che è stato l'ultimo risultato, che non deve poi coinvolgerci nell'andare ad affrontare la partita in maniera nervosa, perché abbiamo davanti un avversario che sa come si fa, che sa stare in campo, per cui non l'impeto di quelli che vogliono reagire per forza, ma la personalità e l'intelligenza della squadra che sa andare a vedere quando è il momento di andare ad affondare i colpi, ecco.
Ancelotti è uno dei migliori, se non il migliore che abbiamo in Italia di allenatori, e avrà saputo ottimizzare quello che è stato il buon lavoro fatto da Sarri, mettendoci dentro la sua esperienza, che viene fuori probabilmente la macchina più precisa per andare a sviluppare calcio. Ma che differenza c'è tra quel Napoli di Sarri che veniva dipinto come il calcio spettacolo, grande divertimento, e quello di Ancelotti che però di conto sta facendo più punti, sta facendo, come tu hai detto, dando continuità, partendo da un'ottima base che era quella del lavoro fatta dal tuo amico Sarri? Allora, quello di Sarri sicuramente era un calcio fatto più di schemi, fatto più di ripetitività, di azioni fatte in velocità, anche un po' simili, perché l'atteggiamento era sempre lo stesso, di venirti a prendere alto, di non darti spazio, di venirti a soffocare. Poi quando c'era la possibilità di entrargli dentro, probabilmente si trovavano degli spazi, ecco. Ancelotti sceglie più il momento di quando venirti addosso, di quando lasciarti poi spazio e di quando lasciarti campo. Sono due filosofie differenti ma ugualmente molto redditizie se sono messe a puntino, e diventa ugualmente difficile andarci a giocare contro. Ancelotti fa un po' di paura, perché lui è veramente quello che le ha vissute tutte, quello che conosce la materia in profondità, e se decide di lasciare più Insigne più alto senza fargli poi fare dei rientri e magari prendere qualche pericolo in più, oppure dover sopportare qualche pericolo in più, però quando poi riconquista lui ce l'ha fresco là sulla via di mezzo per andare ad attaccare, e libero di svariare su tutto il fronte d'attacco, anziché magari recintarlo su quella zona centro-sinistra. Inter e Napoli, fra l'altro, potrebbero essere in lotta per il secondo o terzo posto, in lotta per la Coppa Italia, in lotta per l'Europa League, quindi chissà che possa esserci tante volte nel corso della stagione questa sfida contro Ancelotti. Ma sarebbe sicuramente uno spettacolo in più, perché io sono convinto che domani sera sarà una bellissima partita, sono convinto che sia il Napoli che l'Inter avranno la possibilità di dire la sua, divertimento, probabilmente anche gol, perché la vedo dura, una partita o si finisca 0-0 per la qualità delle due squadre, e poi se ci fosse la possibilità di rincontrare un'altra volta nel più breve tempo possibile l'amico Carlo Ancelotti, per me sarebbe un grande piacere, perché poi quando vai a stringergli la mano lui ha sempre quel fare molto, molto amichevole, da persona per bene qual è. Rimaniamo sulla partita, rispetto alla gara di Verona, recuperi Asamoah che ha scontato il turno di squalifica, mancava Miranda, ci sarà Joao nella partita, recuperato? Sì, noi abbiamo quasi tutti a disposizione, eccetto gli ultimi avvenimenti. Miranda non ha recuperato e non sarà convocato. Asamoah rientra e, se tutto va bene, sarà anche in campo, perché avendo riposato è una forza fresca, oltre a quelle che sono le qualità del calciatore, e poi Joao è a disposizione. Ne hai fatto cenno prima, un'assenza sicura c'è, abbiamo letto il comunicato dell'altro giorno della società, l'assenza di Raja Nainggolan. Vuoi aggiungere qualcosa? Prima di tutto che ci dispiace non averla a disposizione, perché è un calciatore fortissimo. Poi però bisogna anche precisare che le regole all'interno di una squadra sono importanti quanto il pallone. Questo non significa che è fuori rosa, lui è fuori per questa partita, si allena con noi e poi farà parte del gruppo, come è sempre successo anche in precedenza. Vedo che si va a cercare poi chi l'ha fatto, oppure chi è colpevole, o per dargli meriti o demeriti,
noi dipendiamo e noi siamo l'Inter di Zhang, è l'Inter di Zhang che ha preso la decisione di questo provvedimento. È chiaro che poi io, vivendo dentro lo spogliatoio, devo fare rispettare le regole dentro quel locale. Ma dopo questi 2 o 3 giorni di provvedimento è chiaro che Raja Nainggolan rifarà parte della squadra come ha sempre fatto e aspettiamo il suo contributo. Domani dentro lo spogliatoio darai le ultime indicazioni ai ragazzi che entreranno in campo e troveranno uno stadio come sempre pieno, e allora ti ringraziamo, ti salutiamo chiedendo di mandare ancora una volta un saluto di buon Natale ai tifosi che non ci saranno, come dicevi prima tu, che saranno davanti alla televisione, e quelli che invece saranno al freddo a tifare Inter. No, il fatto che ci siano anche un giorno così importante delle feste natalizie, tutta questa presenza è la certificazione di quanto amore abbiano per questi colori, per questa squadra, e noi dobbiamo fare l'impossibile per restituirgli affetto, per restituirgli amore, per essere disponibili a quello che è il sentimento di tutte queste persone, per cui ci sarà un impegno totale, una voglia di riuscire a vincere la partita. Nel frattempo poi naturalmente gli si fanno i più sinceri auguri di un bellissimo Natale e di un felicissimo anno nuovo.